One, two, three, four. Buongiorno, volevo farvi vedere la prima implementazione del controllo motore che ho realizzato per il router CNC che sto costruendo. Come vedete sta girando un primo film sulla scheda. Se andate a vedere i miei precedenti video vi ho fatto vedere come ho costruito la scheda, come ho impostato il software, come sto costruendo la meccanica del router CNC, della fresa, e vi ho fatto vedere anche un po' di unboxing di componentistica e essendo arrivati i motori, i driver, ho iniziato a implementare il software di controllo del motore. In questo momento state vedendo una simulazione di accelerazione e decelerazione del motore. Questo perché devo gestire correttamente il movimento del motore. Essenzialmente io potrei anche evitare di fare una fase di accelerazione e una fase a velocità costante e partire subito con una velocità costante. Però in questo modo non otterrei un movimento lineare del carrello calettato sul motore, dovuto al fatto che tutto il sistema meccanico composto da motore, asse filettato, carrello ha una sua dinamica dovuta all'inerzia delle masse in gioco, che fanno sì che è impossibile riuscire a passare da velocità 0 a una velocità costante in un tempo 0, ovviamente. C'è una fase sicuramente di accelerazione e allo stesso modo c'è una fase di decelerazione quando dobbiamo arrestare il carrello. Lasciare queste fasi di accelerazione e di frenata ad anello aperto, diciamo, controllo libero del sistema, potrebbe essere dannoso perché potremmo innescare delle oscillazioni della meccanica dovute alle inerzie e alle frequenze proprie di risonanza del sistema meccanico che ci fanno poi perdere precisione nel posizionamento del carrello. Per questo motivo, quando si fanno questi controlli del motore, si preferisce controllare anche la fase di accelerazione e di decelerazione. In questo caso sto usando dei motori passo passo, quindi controllare la fase di accelerazione e decelerazione vuol dire variare la velocità del motore inizialmente da velocità 0 al regime di velocità costante e nella fase di frenata fare il contrario, quindi variare la velocità dal valore costante in cui si trova in rotazione il motore a una velocità nulla. Questo si effettua variando la frequenza degli impulsi che vengono inviati al motore. E quindi essenzialmente, magari ve lo faccio vedere sul tool di simulazione che sto facendo, essenzialmente dobbiamo avere un andamento della velocità di questo tipo. In realtà sarebbe quello che si dovrebbe fare è un andamento trapezoidale. Qui nel grafico sottostante vedete l'andamento della velocità in millimetri al secondo rispetto al tempo. Nella fase di accelerazione si dovrebbe avere un tratto lineare, una crescita lineare, quindi tramite una retta, che qui non vediamo e poi vi spiego perché. Quindi durante la fase di accelerazione dovremmo avere una crescita lineare della velocità, durante la fase a velocità costante la velocità resta costante per tutta la durata della rotazione e ovviamente la durata della rotazione dipende da quanta distanza vogliamo far percorrere al carrello. E poi la fase di frenata. La fase di frenata, anche in questo caso, dovrebbe essere una riga, una retta, quindi una diminuzione lineare e costante della velocità rispetto al tempo, che qui non vedete e poi dopo vi spiego il motivo. Ovviamente qui la fase di accelerazione e decelerazione sono esagerate, come vedete anche dal filmato. Avere un'accelerazione e una decelerazione così lente non ha senso, ovviamente. Quello che si farà è fare un'accelerazione molto più rapida, quasi istantanea, non visibile a occhio nudo. Io qui sto solo simulando accelerazione e decelerazione molto lente per vedere come si comporta il mio algoritmo di controllo. Ehm,
Vi dicevo come mai, quindi dovremmo avere una variazione di velocità costante in crescita durante la fase di accelerazione e di crescita durante la fase di accelerazione, che qui non vediamo. Come mai? Per come è stato implementato l'algoritmo di controllo. Di fatto io, per avere questa variazione di velocità costante, devo andare a variare la frequenza e per variare la frequenza quello che faccio è vario il tempo tra un impulso e l'altro. Ovviamente questa variazione dovrebbe essere continua, ma per ottenere efficienza nell'algoritmo di controllo, perché è un algoritmo che va gestito ad ogni impulso del motore, quindi per ogni ciclo di clock del motore, e siccome la frequenza di controllo della routine del controllo motore è sui 100 kHz, io ogni 100 microsecondi devo andare a calcolare quanto sarà il tempo al prossimo impulso del motore. E quindi ho bisogno di molta efficienza. Per ottenere questa efficienza ho utilizzato un algoritmo che si basa su numeri interi, essenzialmente numeri interi, quindi ho cercato di evitare di fare calcoli complessi in virgola mobile per aumentare l'efficienza. Usare numeri interi ovviamente significa perdere di precisione e qui vedete il fatto di aver usato numeri interi nella scalinatura della variazione della velocità. Questo perché appunto da un certo valore di velocità al successivo c'è un salto dovuto al fatto che ho usato appunto numeri interi. E questa perdita di precisione fa sì anche che la curva di crescita non è lineare, ma è scalinata e ha questa forma parabolica o forse iperbolica, dovuta proprio a questo errore di precisione legato ai numeri interi. Però a me tutto sommato non importa, perché l'importante è avere una crescita della velocità non a tempo zero ma in un certo tempo e quindi mi può andare bene anche questa forma qua, poi vedremo se avremo dei problemi. Ovviamente, ripeto, questo è un andamento molto rallentato della velocità in accelerazione e decelerazione perché voglio vedere come si comporta, ma in realtà l'oggetto finale si comporterà, per esempio l'accelerazione, questo che vedete graficata è un'accelerazione pari a 25.000 micron al secondo quadro. Uso il micron invece del millimetro o del metro per quello che vi dicevo prima, cioè per poter usare numeri interi, perché se usassi i millimetri o i metri avrei numeri 0,0000, no? E quindi 1, 0002, quindi numeri in virgola mobile molto piccoli da utilizzare. Invece ragionando in micron, quindi milionesimi di metro, riesco a ottenere numeri interi. Quindi i dati che qui vedete, questa curva disegna lo spostamento del carrello di 14.000 micron, cioè 14 millimetri, con una velocità di 10.000 micron al secondo, quindi 10 mm al secondo, e un'accelerazione di 25.000 micron al secondo, cioè 25 millimetri al secondo quadro, scusate. In realtà l'accelerazione è molto più alta, probabilmente andremo in questo caso 2.500.000 micron al secondo quadro, cioè 2,5 metri al secondo quadro, perché ovviamente la partenza del carrello deve essere praticamente istantanea e con un'accelerazione del genere di fatto quello che ho come vedete un'onda quadra, quindi da 0 alla velocità massima ci passa in pochissimi millisecondi. Però già questa accelerazione e questa decelerazione consentono di controllare l'accelerazione del carrello, evitando pericolosi rimbalzi, overshoot o vibrazioni durante il movimento. E comunque avere un algoritmo che mi consente di controllare l'accelerazione e decelerazione del carrello, io posso poi andando a variare l'accelerazione trovare i valori ottimali che mi ottengono il posizionamento più preciso possibile del carrello rispetto alla punta di taglio della fresa. E quindi tornando alla rotazione, io qui poi ho fatto anche altri esperimenti. L'algoritmo, come dicevo, essenzialmente è basato su una funzione motor move che riempie una struttura con i profili di accelerazione, decelerazione e velocità costante. Quindi riempie un vettore dove ogni elemento del vettore è il tempo in tick di sistema in cui il segnale deve stare basso o alto, il segnale di step del motore deve stare basso o alto, e questo tempo io lo calcolo
secondo delle formule abbastanza semplici, perché in fase di accelerazione devo aumentarlo linearmente. Lo calcolo appunto nelle tre fasi: in fase di accelerazione, fase di velocità costante e fase di decelerazione. Poi nella routine di interrupt, che qui ho chiamato motor loop, io vado a processare questa struttura, che la metto in una catena di oggetti, una chain, vado a utilizzare questa struttura e in base ai valori che di volta in volta leggo nel vettore che mi contiene la struttura, io decido se alzare o abbassare il pin dello step del motore. Questa routine di interrupt viene eseguita alla frequenza di sistema, che in questo caso è di 100 kHz, quindi ogni 100 microsecondi viene controllato quale deve essere lo stato del pin di step del motore, e in base al vettore che ho riempito con i valori decide se alzare o abbassare il pin del motore. Adesso è difficile spiegarlo a voce la cosa, però spero di aver dato un'idea di come funziona. Ovviamente io qui in questo modo, io adesso ho utilizzato un profilo di accelerazione e decelerazione lineare, ma potrei scegliere un qualsiasi profilo cambiando semplicemente la funzione in cui genero questo vettore degli intervalli di tempo degli impulsi motore. E posso anche ovviamente farlo perché sto utilizzando un microcontrollore che va a 170 MHz, quindi estremamente veloce, estremamente efficiente. Vi ricordo che è un Cortex M4, l'STM32G474, estremamente veloce, e mi consente appunto di fare questi calcoli ogni 100 microsecondi. Ogni 100 il microprocessore riesce a decidere come alzare il pin del motore 100.000 volte al secondo. Di fatto il motore che vedete nell'immagine attualmente riceve una sequenza di impulsi se non erro, 8 kHz. Quindi, siccome il microprocessore riesce a decidere 100.000 volte al secondo se alzare o abbassare il pin, riesce a dare una frequenza di 8 kHz al motore. Ho fatto anche, vi faccio vedere anche altri esperimenti che ho fatto. Uno abbastanza importante è l'esperimento di posizionamento del motore. Vi ricordo che questo è un motore passo passo, quindi per esempio il test 0, se non ricordo male, vi faccio vedere anche come viene chiamata la funzione. In questo test io chiamo la funzione, eccola qua, motor move, gli passo di dire motore, che ovviamente ce n'è uno solo in questo caso, gli dico di fare dir la direzione, cambia il segno positivo o negativo. Vedremo prima il motore ruotare in una direzione e poi il motore ruotare nella direzione opposta. Gli dico di ruotare per 10.000 micron, che sono 10 mm. 10 mm, siccome sappiamo che ogni giro del motore corrisponde a 2 mm di avanzamento del carrello, 10.000 micron corrisponderanno a 10 mm, cioè 5 giri del motore. Quindi il motore farà 5 giri attorno al proprio asse, con una velocità pari a 20.000 micron, quindi 20 mm al secondo, e un'accelerazione, come abbiamo detto prima, di 2 milioni e mezzo di micron, cioè di 2 metri e mezzo al secondo quadro, per dargli lo spunto immediato al motore. Ovviamente facendo 5 giri completi in un verso e 5 giri completi nel verso opposto, io dovrò vedere la bandieruola che ho attaccato sull'asse posizionarsi ogni volta nello stesso punto. Quindi vedremo il test farà 5 giri in una direzione e si fermerà per un secondo, poi 5 giri nella direzione opposta si fermerà per un secondo, e quindi la bandierina alla fine della rotazione si troverà sempre nella stessa posizione, perché il motore passo e passo riceve sempre un esatto numero di passi, di step. Quindi compiliamo, vi faccio vedere e vediamo se è compilato. Sì. E vediamo. Utilizziamo sempre lo stesso tool che sto preparando, che oltre ad essere un simulatore ha anche la parte di scaricamento firmware, quindi vado a scaricare il firmware, il motore si è arrestato e adesso riparte. Ecco. Vedete, fa 5 giri in un verso, 5 giri nel verso opposto, e la bandierina si riposiziona sempre nello stesso punto. Eh,
come si fa a controllare l'esatto posizionamento del motore? Qual è il problema? Essenzialmente è che se può succedere che in questi motori vengono persi degli impulsi, quindi degli step possono essere persi. Se ovviamente più step perdo e più avrò un errore sulla posizione del motore. Ovviamente senza carico così è estremamente difficile perdere step. In effetti, come vedete, sta facendo varie interazioni e la bandierina continua a posizionarsi allo stesso punto. Quindi un test semplice si può fare, lasciarlo andare così per ore. Se ci fossero dei step persi, si accumulerebbero, l'errore si accumulerebbe e dopo qualche ora vedrei la bandierina spostata rispetto al punto di origine. Io ho già fatto questo test, ho già fatto andare così vuoto per diverse ore e non ho notato variazione nel posizionamento della bandierina. Ovviamente qui è facile perché non c'è il carico, non ci sono masse attaccate all'asse, quindi è estremamente difficile che vengano persi degli impulsi quando il motore ruota così liberamente. E un altro test che ho fatto è adesso non ricordo il 4, mi sembra, che dovrebbe essere, vediamo cosa fa. Sì, fa il più piccolo spostamento possibile al motore, vedete 3. 3 corrisponde allo spostamento di 3 micron, e cioè a un impulso motore. E vediamo. Ovviamente il movimento sarà, no, dovrebbe essere abbastanza percettibile, se non ricordo male. Vediamo. Scarico. Ecco. Vedete il LED lampeggia, ad ogni lampeggio del LED è un impulso che viene dato al motore. Vedete l'asse sta ruotando molto lentamente, considerando la filettatura, l'asse filettato che vi ricordo un giro fa fare all'asse 2 mm, con questo step il carrello si sposta di 3 micron. Vi ricordo un giro completo sono 1600 impulsi. In realtà, dunque, 3 micron dovrebbe essere due impulsi motore, perché un impulso motore corrisponde a 1 micron e 25, e con 3 dovrebbero essere 2, ovviamente sono un po' un po' più di 2, però ovviamente i passi sono valori interi, quindi sono 2 impulsi che corrispondono a uno step. Un altro test che ho fatto, non ricordo il 5, vediamo cosa fa il test numero 5. Il test numero 5 fa esattamente un giro, ok, fa esattamente un giro, vedete 2000 micron, quindi fa un giro a velocità molto bassa, quindi ho voluto testare le velocità basse. Qui sono 100 micron al secondo di velocità, cioè un decimo al secondo come velocità di rotazione, e anche con una bassa accelerazione. E vediamo quindi l'effetto di questo test. Mi dà errore di compilazione. Scusate, qui manca una variabile. Nelle varie modifiche che sto facendo al software mi ero dimenticato di aggiungere questa ulteriore variabile che non è utilizzata, come vedete nulla. E quindi scarichiamo, ha compilato e vediamo l'effetto. Ecco, come vedete sta facendo una rotazione completa sull'asse a velocità molto bassa. Questa velocità, considerando come detto più volte l'asse filettato che un giro corrisponde a 2 mm, fa sì che il carrello si muova a un decimo al secondo, quindi 100 micron al secondo. Si ferma e poi riprende la direzione opposta. Bene, la prossima sfida quindi sarà montare i motori sulla meccanica del router. Dovrei avere tutti i pezzi per assemblare
perlomeno il movimento XY del piatto. Quindi farò un video in cui farò vedere l'assemblaggio del gruppo XY, del piatto e dei due assi XY, e poi inizierò a sviluppare il software per il movimento combinato XY, e lì sarà la parte ulteriormente più complessa, perché dobbiamo combinare due moti in modo che siano sincroni per poter fare delle traiettorie che non sono solo lineari, ma anche curve, archi e cose di questo tipo. Bene, grazie per l'ascolto e alla prossima.